Accorciamo ed allunghiamo il nervo sciatico tramite un esercizio di neurodinamica. Sdraiato supino, fletti il ginocchio e portalo al petto e con entrambe le mani vai dietro la coscia, bloccandola in flessione. A questo punto, allunga la gamba portandola verso l'alto, col piede a martello, e contemporaneamente estendi il capo. Dopodiché, fletti il ginocchio e riporta il capo in posizione neutra. Allunga e accorcia, allunga e accorcia. E ripeti almeno 15 volte, almeno 2 volte al giorno. Trasverso dell'addome. La principale funzione del trasverso dell'addome è paragonabile a quella di cintura addominale, un po' come quelle fasce che si indossano quando è presente il mal di schiena, che appunto servono a dare sostegno. Pertanto comprendiamo come una buona tonicità del trasverso sia fondamentale per stabilizzare la colonna vertebrale, soprattutto durante gli sforzi. Per l'esecuzione di questo esercizio, sdraiati supino con le ginocchia piegate. A questo punto cerca la sporgenza ossea del bacino chiamata cresta iliaca. Una volta trovata, scivola di circa 2 cm all'interno ed in basso. Mantieni la pressione su quest'area con 2 dita. A questo punto la prima cosa da fare è schiacciare completamente la colonna lombare a terra, producendo il movimento di retroversione del bacino. Da questa posizione si lavora praticamente solo con la respirazione. Inspira e quando espiri fai in modo di richiamare l'ombelico in dentro, verso il pavimento. Mantieni per qualche secondo e ripeti. Generalmente consiglio di partire con almeno 20 atti respiratori per prendere confidenza con tale esercizio ed aumentare progressivamente nel tempo. Per l'esecuzione di questo esercizio, la posizione di partenza è in quadrupedia. Le mani sono alla stessa larghezza delle spalle e le ginocchia alla stessa larghezza delle anche. Da questa posizione inspira ed inarca completamente la schiena, aprendo il petto e portando lo sguardo verso l'alto. Successivamente incurva completamente la schiena, rilassando il collo verso il basso ed espirando. Errori da evitare. Durante l'esecuzione, il bacino è posizionato allo stesso livello delle ginocchia, cioè non ci spostiamo mai né avanti né indietro. Altra cosa importante, i gomiti non si piegano mai, sono sempre tesi ed è solo la schiena che si muove. Posizione alternativa per chi ha male ai polsi. Invece di appoggiare il palmo completamente a terra, appoggiati sul pugno. Da questa posizione scendi in allungamento della schiena sedendoti sui tuoi talloni. Allunga le braccia in avanti e rilassa completamente la zona cervicale. Questa posizione nello yoga è chiamata Balasana. Attenzione!
Se hai problemi alle ginocchia o difficoltà a sederti sui talloni, utilizza un asciugamano arrotolato per aumentare lo spazio tra il sedere e i talloni, trovando quindi la tua posizione di comfort. Rimani in allungamento per circa 30 secondi. Posiziona la pallina da tennis sotto il gluteo, nella zona della puntura, e da qui, a ginocchio piegato, muovi l'anca in rotazione, eseguendo un automassaggio sul trigger point del piriforme. Sdraiato supino, portati il ginocchio al petto e bloccalo con le mani. Rimani in allungamento per circa 30 secondi. Dopodiché da questa posizione porti la gamba in rotazione opposta, aprendo all'esterno il braccio. Rimani in allungamento altri 30 secondi e ripeti il tutto dalla parte opposta. Stretching del muscolo piriforme. Incrocia una gamba sull'altra ed abbraccia la coscia con le mani. Stacca poi il piede da terra e rimane in allungamento. Se non ce la fai a staccare il piede da terra, resta quindi con il piede in appoggio. Ripeti lo stesso esercizio dalla parte opposta. Stretching dell'iliopsoas. Questo muscolo è uno dei più importanti del corpo perché collega la colonna vertebrale al bacino e alle gambe. Per l'esecuzione porto un piede in avanti lasciando l'altro piede disteso all'indietro. La tibia deve essere perpendicolare al pavimento, quindi il ginocchio non supera la punta del piede. La cosa fondamentale di questo esercizio è mantenere la schiena dritta, evitando di spanciare con il bacino. Per cui da questa posizione di schiena dritta sposti in avanti il peso del corpo. Puoi appoggiare le mani al ginocchio o a terra. L'allungamento è avvertito a livello della zona inguinale della gamba posteriore. Stretching ischio-crurali. Sei sdraiato supino, con la corda che passa al di sotto del tuo avampiede. Mantieni il piede a martello e il ginocchio della gamba che è in allungamento rimane sempre teso.
Gli ischiocrurali sono muscoli coinvolti nell'accorciamento della catena posturale posteriore. Spesso certi dolori lombari sono una conseguenza di tensioni provenienti dagli arti inferiori. Concludi con questa posizione di relax con le gambe contro il muro, posizionando un asciugamano arrotolato fra le scapole per aprire il petto. Ricorda, la distanza tra il tuo bacino e la parete dipende dal livello di tensione che avverti dietro le cosce o ginocchia. Deve essere piacevole, non doloroso. È fondamentale che la colonna lombare sia totalmente appoggiata a terra. Le tue mani non devono passare sotto lo spazio tra la schiena e il pavimento.